Cari amici del Din Don Caffè, buongiorno a tutti. Vi devo dire che il video di oggi è sicuramente molto particolare e vi chiedo di mettere a buon frutto tutte le vostre risorse spirituali, perché non è un video facile e io ho bisogno di essere capito bene. Quindi se qualcuno tutto un tratto gli parte lo sghiribizzo, piuttosto chieda, perché quando si affrontano degli argomenti complessi è bene approfondirli senza semplificazioni. Parto da un fatto che mi sta a cuore perché appena parlato del documento della Gesci sulla struttura che a Gesci si vuole dare nei suoi cammini di discernimento, la bagarre si è scatenata, ne abbiamo parlato appunto nello scorso video, ma appena questo è successo c'è stato un altro fatto, un fatto fondamentalmente semplice che potrebbe sembrare quasi marginale, ma che marginale non è affatto, secondo me. Attenzione, come vedete oggi ho una camicia neutra. Cioè, è una scelta, non sto parlando a nome della Gesci, non sto parlando a nome della Chiesa Cattolica, sto parlando a nome di Stefano Buttinoni, discepolo di Gesù che sta cercando di orientarsi in argomenti estremamente difficili, estremamente complicati. Quindi io vi chiedo la pazienza di seguire il mio ragionamento, non vi chiedo di essere d'accordo con me, vi chiedo di rispettare questo punto di vista e ovviamente sperando che questo possa essere utile per fare un passo nella fede. Allora, il fatto, che cosa è successo? Il Lecco 3, che è un gruppo scout della zona Como Lecco Sondrio, ha deciso di partecipare al Pride di Lecco. Lì apriti cielo che cosa non è successo. La comunità scout ha preso questa decisione, l'ha pubblicato sui social e ha voluto che la cosa fosse risaputa, quindi non è stato un muoversi alla chetichella di nascosto, e lo ha fatto anche in riferimento a tutto un cammino che è stato compiuto lungo tanti anni di dichiarazioni, di richieste, di volontà di far sentire la propria posizione, la propria voce. Ma che cosa è successo? È successo che anche dall'interno della Gesci qualcuno inopinatamente, e neanche che qualcuno gliel'avesse richiesto, come è tipico fare di questi tempi, ha voluto dare un personale giudizio e quindi dire sì, va bene tutto, però non avrebbero dovuto farlo, però e di qui e di lì e di là. Allora, innanzitutto le persone che si sono pronunciate in questi termini non avevano il diritto di pronunciarsi, né nel bene né nel male, né nel dire sì, hanno fatto bene, no, non hanno fatto bene. Perché? Ma perché l'associazione ha una struttura gerarchica istituzionale che ha il suo significato, che ha i suoi significati, che ha un suo modello di riferimento, e cioè i capi sono all'interno di una comunità capi, che in questo caso comunità capi si chiama la comunità capi del Lecco 3, che fa riferimento a una zona dove tutti i capi della zona hanno voce in capitolo su quanto avviene nella loro zona. La zona si chiama Como Lecco Sondrio, in sigla è Solco, ma vabbè, questo non importa di meno, che fa riferimento a Regione Lombardia, che ha i suoi capi, i suoi punti di riferimento normativo, istituzionale, di verifica, di aiuto, di accompagnamento, che fa riferimento a dei capi a livello nazionale. Quindi non è che il primo prende e dice ma io sì, ma voi non dovevate farlo, eccetera, eccetera. Non è affar tuo, che tu sia prete, che tu sia cosa, non è affar tuo, cioè nel senso al massimo prendi il telefono, telefoni al capo dell'Ecco 3 e gli dici guarda io non l'avrei fatto, ma di andare sui social per spandere dissapori e disamori per cui chi sta di qui e chi sta di là rivela un contesto sbagliato. La nostra associazione non è una banda di briganti che si muove alla rinfusa.
ha dei luoghi istituzionali nei quali si fanno delle verifiche, si prendono delle decisioni e se ci sono delle cose da dire ci sono dei luoghi istituzionali nei quali dirli. Punto. Questo però che cosa rivela? E qui veniamo al primo punto, che siamo in un momento di profondo riduzionismo. Io ne ho già parlato in altri video, cioè tutto o è bianco o è nero, o hai ragione o hai torto, è giusto e sbagliato, inferno, paradiso. E questa modalità di affrontare la realtà, innanzitutto come scout noi non la scegliamo, per cui resto veramente impressionato che sia stato un capo scout anche importante a dire e a fare sì, no, giusto, sbagliato. Perché? Perché come accennavo nell'altro video, e spero di essere stato capito, il video ha fatto 3.000 visualizzazioni, non ci sono stati tantissimi commenti per fortuna, però mi pare che sia stato anche gradito come video che faceva riflettere. Perché? Perché il riduzionismo non ci appartiene, perché nello scautismo, ma io dico nella Chiesa, stiamo imparando a stare dentro nella realtà, innanzitutto con uno sguardo poetico, che quindi non è uno sguardo di esaltazione, ma non è neanche uno sguardo di condanno. Uno sguardo poetico è quello sguardo che cerca di capire quale verità ci può essere in una determinata situazione, ed è una verità che si esprime in modo poetico, cioè non bianco o nero, ma che si esprime in una varietà di colorazioni. Seconda cosa, lo sguardo poetico deve diventare uno sguardo profetico, cioè non posso io guardarmi la punta dei piedi per camminare, ho bisogno di guardare lontano, per cui anche ciò che in questo momento può apparirmi, non so, magari sbagliato, oppure faticoso, difficile da capire, che ne so io, devo comunque guardare lontano, buttare il cuore oltre l'ostacolo, dare un calcio all'impossibile perché diventi possibile, eccetera. Uno sguardo profetico. Soltanto a questo punto diventa uno sguardo creativo, cioè creativo è solo colui che guarda alla realtà con uno sguardo profetico nell'ottica profetica, uno sguardo poetico nell'ottica profetica. Quindi non può partire un giudizio di merito, di valore e dire giusto e sbagliato. C'è sotto fondamentalmente un grave errore. Attenzione, e non semplicemente perché qualcuno ha detto che questo era sbagliato, anche se qualcuno ha detto che questo era assolutamente giusto, manca uno sguardo poetico. Perché un giudizio non può basarsi su bocciato o promosso. Un giudizio deve tenere insieme la complessità, e vivere la complessità è una fatica, e questo lo si può fare soltanto nel nome di Gesù, il quale la complessità umana se l'è assunta in tutta la sua natura. E questo come cappello introduttivo. Cerchiamo invece di osservare come il Sinodo ci istruisce attorno a queste questioni. Abbiamo affrontato la volta scorsa in particolare il numero 30, in particolare ai numeri B e C, alle lettere B e C. Oggi voglio leggervi la lettera D di Domodossola, del numero 30, del documento finale del Sinodo italiano, dove si dice: l'Assemblea Sinodale avanza le seguenti proposte alla lettera D. Che la CEI sostenga con la preghiera e la riflessione le giornate, tra virgolette, promosse dalla società civile per contrastare ogni forma di violenza e manifestare prossimità verso chi è ferito e discriminato. Parentesi, giornate contro la violenza e la discriminazione di genere, contro la pedofilia, il bullismo, il femminicidio, l'omofobia e la transfobia. Ora,
Questo documento sinodale vale, e vale come orientamento globale. Quindi anche coloro che hanno detto ah sì, bene, la Gesci, no, ma qui non è questione di vincere una battaglia e che qualcuno ha più ragione di qualcun altro. Qui c'è da assumere una postura spirituale col quale affrontare tante questioni, tra cui anche quella vado o non vado al Gay Pride. È molto semplice dal punto di vista formale, è difficilissimo da applicare, perché non esiste un giusto e uno sbagliato. Esiste invece un atteggiamento ecclesiale che vuole avere una postura differente nei confronti dei problemi e delle istanze che la società ci mette di fronte nella sua complessità. Nell'incipit del numero 30 si dice: essere segno del regno di Dio implica relazioni autentiche e comunionali. Che vuol già dire che io non mi metto a dire che io c'ho ragione e tu c'hai torto, che io sono il giusto e tu sei lo sbagliato. Comunionali, che mostrino le differenze come ricchezza. La comunità ecclesiale vuole essere uno spazio nel quale ognuno può sentirsi compreso, accolto, accompagnato e incoraggiato, con una particolare attenzione a coloro che rimangono ai margini. Attenzione bene, siamo coscienti che per passare dalla logica escludente del dentro-fuori ad una implicazione e riconoscimento, in alcuni casi e su alcuni temi occorre ancora un ulteriore approfondimento, confronto e discernimento comuni per arrivare con gradualità a scelte condivise. Ma al tempo stesso non vogliamo rinunciare a tenere ben presente che lo sguardo di fede rifugge le rigide categorie e domanda di accogliere le sfumature, comprese quelle che ad occhio nudo non si vedono, poiché i discepoli sono in cammino verso una realtà che ha posto per tutti e tutte. Una realtà che ha posto per tutti e tutte. Quindi nelle indicazioni del Sinodo ci potrebbero tranquillamente essere le giustificazioni dell'Eco 3 che va al Gay Pride, ma c'è scritto qua la possibilità di stare e di promuovere anche cose sulle quali non siamo pienamente in accordo. Però prima di dire se l'Eco ha fatto giusto e sbagliato, sul quale davvero io non voglio che ci sia questo giudizio da parte di persone che non c'entrano. L'Eco 3 farà i suoi percorsi, troverà i suoi incontri, troverà le sue modalità di ragionamento nelle sedi istituzionali. Adesso io voglio però portare tutti quanti voi a un ragionamento più profondo, perché io sento troppo spesso che c'è tutta una parte di Chiesa che vive questo riduzionismo come un suo mandato personale, cioè io la verità ce l'ho in tasca e te la sbatto lì, e se non sei d'accordo tu sei fuori perché quello che sono dentro sono io. Allora, dove sta la vera differenza di approccio? La differenza di approccio sta a quanto io sono disposto a morire per te, per la tua causa. E dici, ma è una causa sbagliata. La causa sarà anche sbagliata, ma tu non sei sbagliato. È questo che voglio dire. Cioè, quando io decido di essere compagno di strada di ogni uomo, io sto dicendo che non sto andando a farmi una passeggiata. Sto dicendo che per te io sono disposto a morire, ma non perché tu hai ragione e nemmeno perché tu c'hai torto, ma perché soltanto l'amore è credibile. Ora, osserviamo Gesù, scusate, tagliamo corto. Forse che Gesù ha fatto una scelta di merito nel prendere tra i suoi 12 briganti discepoli uno zelota, dei Galilei ignoranti, un pubblicano.
Forse che questo non gli è costato la faccia davanti a Gerusalemme? E quando è andato in casa di Zaccheo, forse Gesù non si è giocato la faccia? E non siate subito lì pronti a dire: vabbè, ma Zaccheo si è convertito. Sì, si è convertito perché Gesù ha voluto andare in casa sua di un pubblicano, e oltretutto il capo dei pubblicani, e qualcuno diceva: vedi dove è andato a mangiare coi pubblicani, eccolo lì. E quando Gesù si è fatto amico di prostitute, ecco perché vedete, l'idea è questa, che se io vado a casa di un pubblicano, io sto dicendo che l'essere pubblicani è giusto, ma neanche per idea. Gesù non ha mai difeso la prostituzione, ma ha amato le prostitute. Ora, io so che il paragone può sembrare addirittura vertiginoso, e se ci fosse uno dei partecipanti al Gay Pride potrebbe dire: beh, ma questo mi sta paragonando a una prostituta. No, io sto cercando di far capire ai ben pensanti del cattolicesimo militante che vengono a fare le battaglie più sbagliate, che stanno sbagliando, che l'approccio non può essere questo, che dobbiamo imparare un altro approccio, che camminare con il peccatore non significa diventare peccato, e partecipare a una manifestazione, sempre che di peccato si tratti, non significa avvallare un bel niente. Anche perché, attenzione bene, in questi casi specifici sarebbe interessante capire perché ci sono manifestazioni che arrivano addirittura a episodi di violenza scenografica. Fuori in giardino faceva talmente caldo che si è surriscaldata la telecamera e sono stato costretto a entrare, ma anch'io mi stavo sciogliendo sotto quella caldazza. E allora un po' di tè freddo e riprendiamo e concludiamo. Stavo dicendo che al di là di tutto dobbiamo farci delle domande del perché certe manifestazioni assumono una coloratura che qualcuno addirittura definisce da circo, da carnevalata. Perché queste manifestazioni hanno questo carattere così provocatorio? Evidentemente perché tante persone non si sentono ascoltate, perché c'è un bisogno esibizionistico di portare in piazza la propria storia. Certamente io non sono dalla parte di quelli che dicono che ci può essere qualcosa di proud of it nell'essere gay, ma assolutamente sarebbe come se io facessi un pride dell'eterosessualità. Io non ne ho assolutamente bisogno, però è proprio questo che fa la differenza, cioè il domandarsi perché una persona senta la necessità di arrivare a tanto. E allora io sono fratello, e allora io ti ascolto. La mia postura non è quello di avvallare le tue tesi, come dice qualcuno. Non è che se io scendo in piazza con te sono d'accordo con te. Io sono con te fratello del cammino. Io cammino con te. Con chi invece non scenderei mai in piazza? Non scenderei mai in piazza con quelli che vogliono togliere il diritto di manifestare. Manifestare anche nelle forme eccessive, esagerate, provocatorie, insulse, stupide anche. Ma io non scenderei mai in piazza con chi vuole togliermi questo diritto. Questo sì che è sbagliato, ma non tanto da un punto di vista dei diritti civili, lì basta guardare la Carta Costituzionale italiana, ma da un punto di vista cristiano. L'eunuco di Candace, leggendo
i passi della Bibbia, tutto un tratto chiede a Filippo: ma a me cosa mi manca per essere battezzato? E Filippo scende nell'acqua con lui. Cioè, ma questo non è un semplice piccolo dettaglio storico, è sceso nell'acqua con lui. Non ha detto: vai lì, pucciati dentro e non rompere le scatole. È sceso nell'acqua della sua vita, è andato ad ascoltare questo grido di verità che saliva dal profondo del cuore di questa persona. E attenzione, veniamo alle ultime conseguenze, alle conseguenze ultime dell'atteggiamento di Gesù. Gesù ha condannato i farisei? Beh, gliene ha dette dietro di tutti i colori. Gesù approvava la vita di Erode? No, manco Giovanni il Battista l'approvava. Gesù approvava Pilato e il suo potere? No. Ma colui che avrebbe avuto un giudizio e anche un giudizio di condanna con delle buone motivazioni per tutta questa gente, si è lasciato condannare. Cioè a questo livello della fede non ci vogliamo mai arrivare, perché fondamentalmente noi vogliamo vincere, noi vogliamo avere ragione, che è quella famosa espressione medievale di avere ragione dei propri nemici, e cioè di farli fuori, così non ci sono più a dar fastidio. Ma Gesù, che aveva tutte le ragioni, ha lasciato le sue ragioni inchiodate su una croce. Ora, se noi non capiamo questo e ci mettiamo ancora una volta, dopo 2000 anni di cristianesimo, dove questi atteggiamenti hanno mietuto vittime, hanno fatto versare lacrime e sangue, ancora non vogliamo capire, siamo messi male. Il che sto dicendo che l'Ecco 3 ha fatto bene, e dai, no! Non sto dicendo né che ha fatto bene né che ha fatto male. Questo tipo di giudizio lo daranno i luoghi di competenza. Io però dico che se voglio veramente essere fratello di tutti i fratelli tutti, devo avere il coraggio di ascoltare il grido che loro versano copioso verso il mondo. E lì, insieme, nell'accoglienza, nel sentirsi amati e nell'amarsi, nel capirsi, nel parlarsi, nell'incontrarsi, nel permettere anche di essere presi in giro, nella possibilità di essere messi alla berlina o di prendersi qualche schiaffone. Ma la strada di Gesù è quella, io non ne voglio un'altra. Ecco, se il primo che mi mette nei commenti un giudizio su quello che ha fatto il Lecco, lo ignoro, non mi interessa questo fatto, spero che si capisca. Dobbiamo andare al fondo delle cose, non fermarci ai fatti come fanno le persone su Facebook. Dobbiamo andare alla profondità di una scelta sinceramente cristiana, di una scelta che paga per l'altro, fino alle estreme conseguenze. Chi ha il coraggio di questo, bene, può commentare questo video, può dare un'amplificazione alle parole che ho detto, può chiedermi ulteriori spiegazioni, possiamo continuare a parlare. A meno di questo io non ho tempo da perdere. Ciao a tutti e buon cammino.